Buongiorno a tutti, sono Francesco di DNA Phone e in questo video tutorial vedremo come utilizzare il nostro fornetto per effettuare delle analisi in parallelo. Il fornetto ci permette di effettuare fino a 10 analisi nello stesso tempo che normalmente richiederebbe un'analisi singola. La procedura ovviamente è leggermente diversa, ma tutte le differenze sono spiegate chiaramente all'interno dell'app. Per questa analisi avremo bisogno ovviamente di smart e tablet, del fornetto, i nostri campioni di vino, il kit d'analisi, in questo caso noi abbiamo scelto il kit per l'analisi della solforosa totale, e la pipetta. Per prima cosa ovviamente dovremo collegare il fornetto all'alimentazione, dopodiché premiamo il pulsante d'accensione. Alla prima accensione dovremo regolare la temperatura, semplicemente utilizzando le frecce che vanno verso l'alto e verso il basso, in modo tale da portare la temperatura del nostro fornetto a 37 gradi. Attendiamo fino a quando il display non smette di lampeggiare e aspettiamo che la temperatura nel primo display indicata in verde raggiunga i 37 gradi. Premiamo il pulsante Nuova analisi e andiamo ad inquadrare il codice QR presente sul blister. Inseriamo le informazioni relative al nostro campione, il nome dell'analisi e il luogo dell'analisi, dopodiché premiamo il pulsante OK per proseguire. Se i nostri reagenti hanno raggiunto la temperatura ambiente possiamo premere il pulsante avanti. Selezioniamo in questo caso la modalità in parallelo. Nella schermata di riepilogo, come al solito, ci viene ricordato tutto il materiale di cui abbiamo bisogno. Prepariamo quindi un numero di cuvette pari al numero di campioni che vogliamo analizzare. Premiamo il pulsante Inizia analisi. Selezioniamo il numero di campioni che vogliamo andare a misurare, nel nostro caso 3. Inseriamo, se vogliamo, il nome del campione e premiamo il pulsante avanti. Seguendo le istruzioni andiamo a numerare sia le nostre cuvette che i campioni con un numero crescente da 1 a 3, in modo tale che ciascuna cuvetta sia abbinata ad un campione di vino. Prendiamo la nostra pipetta da 40 microlitri, apriamo le cuvette, andiamo a trasferire in questo caso 40 microlitri di campione con la pipetta verde. Partiamo dal campione 1. Andiamo a trasferire il contenuto del campione 1 all'interno della cuvetta corrispondente. Spipettiamo dolcemente 2 o 3 volte e possiamo gettare il puntale. Ripetiamo l'operazione anche per gli altri 2 campioni di vino. Chiudiamo con il tappo le nostre cuvette e premiamo il pulsante avanti. Mescoliamo le cuvette per inversione e le andiamo a trasferire all'interno del fornetto. Premiamo il pulsante OK per proseguire. Seguendo le istruzioni a video, preleviamo dal fornetto la cuvetta numero 1 e la trasferiamo all'interno di Smart Analysis. Premiamo il pulsante avanti ed effettuiamo la prima lettura. Togliamo la cuvetta dallo strumento e la posizioniamo all'interno del nostro portacuvette. Premiamo il pulsante OK. Rileviamo il campione numero 2, lo trasferiamo all'interno di Smart Analysis e premiamo nuovamente il pulsante avanti. Premiamo il pulsante OK, rimuoviamo la cuvetta e la trasferiamo sul portacuvette e andiamo ad analizzare anche il nostro ultimo campione.
apriamo le nostre cuvette e andiamo ad inserire in ciascuna 2 gocce del reagente R2. Chiudiamo le cuvette con il tappo, premiamo il pulsante avanti, dopodiché mescoliamo le cuvette per inversione. E le trasferiamo nuovamente all'interno del fornetto. Premiamo il pulsante OK ed attendiamo i 3 minuti per il termine della reazione. Nuovamente prendiamo la nostra cuvetta numero 1, la trasferiamo all'interno di Smart e premiamo il pulsante avanti. Togliamo la cuvetta e la trasferiamo nel portacuvette e procediamo con la cuvetta numero 2. Ripetiamo il procedimento anche con la cuvetta numero 3. Ed ecco qua il contenuto di solforosa totale dei nostri 3 campioni. Da questa schermata possiamo caricare i dati sul cloud o premere nuovamente termine analisi per salvarli solamente in locale. In questo video tutorial abbiamo visto come effettuare l'analisi di fino a 10 campioni utilizzando la modalità in parallelo. Questa modalità è particolarmente utile per quelle cantine che hanno la necessità di processare un elevato numero di campioni. Ci vediamo al prossimo video tutorial.